Sono Andrea Finolo di Cloud in Touch. Ho deciso di fare questo video perché vorrei parlarvi di alcuni esperimenti che ho fatto con questo piccolo dispositivo. Che cos'è? È un beacon, cioè un trasmettitore. Nello specifico questo è un beacon che supporta il segnale Bluetooth. Apple, durante l'ultima conferenza per gli sviluppatori, dove ha mostrato tutte le funzionalità di iOS 7, ne ha fatta anche vedere una particolarmente innovativa che ha chiamato iBeacon. Che cos'è iBeacon? Sostanzialmente, togliendo la i, non è nient'altro che un profilo Bluetooth che invia un segnale pubblicamente, quindi senza la necessità della connessione tra i due dispositivi, e questo segnale contiene all'interno due informazioni fondamentali. Uno è un codice univoco del dispositivo, mentre l'altro invece è la potenza del segnale. La potenza del segnale è molto importante perché il sistema è in grado di capire quale può essere la distanza approssimativa che c'è tra il dispositivo in lettura e quello che sta trasmettendo. In particolare in iOS è possibile fare sostanzialmente due cose. La prima si chiama advertising, cioè il proprio telefonino o il proprio iPad che è compatibile con questa tecnologia è in grado di lanciare un messaggio di iBeacon e quindi rendersi visibile a tutti i dispositivi che sono all'interno di quell'area. L'altra è un po' diversa come funzionalità ed è la funzionalità di discovery, cioè la possibilità che ha il telefono, l'apparecchio iOS, di rilevare tutti gli iBeacon che sono presenti all'interno di una determinata posizione. Questa funzionalità di discovery si suddivide inoltre in altre due modalità. La prima è quella di ranging, che è un'attività che viene fatta in tempo reale dove il dispositivo continua a scansionare l'area di interesse per verificare dove sono i beacon e qual è la distanza appunto approssimativa che c'è tra di loro. Questa funzionalità però non è possibile applicarla in background ed è un limite abbastanza grosso perché non consente di fare determinate cose. L'altra invece si chiama deranging ed è una funzionalità che invece è possibile fare in background, però non funziona esattamente in tempo reale, ha una sorta di delay, di ritardo, che in alcuni casi, ho visto più o meno su internet, ci sono persone che hanno fatto diversi test, può raggiungere anche 10-15 minuti, quindi è un po' una funzionalità particolare. Di questi dispositivi si sta parlando tantissimo, soprattutto nell'ambito retail, perché possono avere sostanzialmente due funzioni. La prima è quella dell'indoor geolocation, quindi far capire a un utente dov'è all'interno di uno spazio molto grosso. L'altra è quella che con l'aiuto di determinate API all'interno di iOS è possibile utilizzarli per inviare anche delle informazioni commerciali al telefono una volta che l'utente passa in determinate zone. Ad esempio, vorrei fare un'idea che mi è venuta in mente a me. Io andare al supermercato e riuscire a cercare i prodotti per me è veramente una tragedia. Non mi dispiacerebbe poter avere la possibilità di avere un'app dove inserisco quello che sto cercando, proprio a livello di marchio, quindi non lo so, sto cercando De Cecco bucatini, e poter essere avvisato una volta che passo direttamente all'interno di quell'area. Quindi un messaggio che mi dice: guarda che i tuoi bucatini sono qua. Altre funzionalità potrebbero essere per chi passa di fronte alla vetrina di un negozio di un determinato marchio e viene informato, entra, che c'è un'offerta in particolare. Il grosso limite che hanno non è esattamente un difetto, è un limite della tecnologia. Questi dispositivi sono altamente disturbati quando vengono interposti dei corpi, quindi ovviamente i muri, ma soprattutto elementi a base di acqua, che qualcuno di voi dirà: a me cazzo me ne frega, perché io non è che lo metto all'interno dell'oceano, però il corpo umano è composto principalmente da acqua, quindi già un beacon posto di fronte alla persona, se il punto di misurazione è dietro avrà un determinato tipo di segnale, se il punto di misurazione è davanti ne avrà un altro ancora. E questo è molto importante quando vogliono essere utilizzati come sistemi di geolocalizzazione all'interno di luoghi molto affollati come possono essere degli aeroporti. Bisogna studiare esattamente dove collocarli in una maniera sensata, quindi fate attenzione a chi vuol vendere tecnologia un tanto al chilo, perché comunque ci vogliono delle conoscenze dietro nell'utilizzare determinati dispositivi. Quello di cui però volevo far parlare principalmente oggi, visto che questo argomento ormai è inflazionato, sono quelle possibili applicazioni che si potrebbero fare utilizzando questi dispositivi, che sono un po' lasciate da parte, nel senso che nessuno ancora ho visto ha toccato questi argomenti. E per questo mostrerò due applicazioni
Allora, la prima è una sorta di sistema antiscippo per portafoglio. Il beacon può essere facilmente attaccato all'interno di un portafoglio. Adesso voi lo vedete in questa dimensione, ma in realtà dentro il chip è estremamente piccolo. E se la tecnologia li spinge, li spingerà, quindi se c'è un interesse nel creare, nel produrre questi dispositivi, potranno sempre diventare più piccoli utilizzando tecnologie produttive sempre più all'avanguardia. Quindi non è lecito pensare che potrebbero anche arrivare a farli talmente piccoli da inserirli all'interno o di tessere, come può essere tessere al supermercato, piuttosto tessere fedeltà, insomma, oppure come semplici clip adesivi, quasi delle dimensioni dei tag NFC che vengono utilizzati attualmente. Quindi appunto questa applicazione anti-scippo funziona in maniera molto semplice. Io l'attivo nel momento in cui sono in un posto in cui non mi fido, tipo in metropolitana, io vivo con la mano all'interno della tasca per sentire il portafoglio. Potrei attivare questa applicazione, tenere la mano da un'altra parte, non lo so, magari attaccato così non cado addosso alle persone, e nel momento in cui uno cerca di rubarmi il portafoglio, allontanando il beacon dal mio telefonino, faccio partire un allarme per avvisare l'utente che c'è un furto in corso, lo sta dimenticando, gli è scivolato dai pantaloni, qualcosa di simile. L'altra invece è qualcosa che riguarda sempre la retail experience. Come dicevo, questi dispositivi qua vengono visti principalmente come un qualcosa di fisso che viene attaccato a una parete per l'indoor geolocation, ma non è così, si possono portare addosso. Supponendo appunto che possa essere ridotto le sue dimensioni a tal punto da entrare all'interno di una tessera fedeltà, si può anche immaginare che un utente, passando di fronte a una vetrina, venga, come dire, richiamato dalla vetrina stessa che lo riconosce, quindi lo chiama per nome, tralasciando un attimo magari le problematiche di privacy che ci potrebbero essere, e lo attira a sé in una maniera molto semplice. Uno porta dietro il beacon, nella vetrina c'è un Mac o comunque c'è anche un iPad o un iPod Touch, che sono device comunque che hanno un prezzo abbastanza basso rispetto a dei totem giganteschi o cose di questo tipo. E una volta che questo iPod Touch rileva la persona, facciamo una cosa più bella: iPod Touch collegato a un plasma, così c'è anche una visione immensa di quello che sta accadendo, richiama l'utente e gli dice vieni vicino alla vetrina, e poi sulla base di quello che ci sarà l'applicazione, il software all'interno dell'iPod piuttosto che dell'iPad, verranno richieste determinate azioni: visualizzare dei prodotti che sono arrivati, magari l'utente è in attesa di un prodotto che ha ordinato, non lo sa, passa davanti e viene visualizzato, guarda, viene a ritirare il tuo prodotto, oppure magari anche provare dei prodotti. Ci sono dei framework che consentono ormai di tracciare i movimenti, di riconoscere dei particolari nel volto delle persone, e quindi si possono creare anche dei minigiochi. Insomma, si possono fare veramente tante cose. Comunque ve le faccio vedere. Cercate di venirmi incontro un po' con la fantasia. Questo è il mio portafoglio con il beacon attaccato e questo è il mio telefono. Entro in metropolitana e, avendo paura che mi rubino il portafoglio, attivo l'applicazione dell'antifurto. Qui ho già dei dati che mi vengono forniti sul beacon. Questa è una demo che ho trovato in giro, poi metterò i credit dell'autore perché comunque è utile, perché visualizza un sacco di informazioni utili sul beacon. Attivo l'allarme, se riesco. Ok. Come dicevo, il problema è che questo tipo di modalità, cioè quella di ranging, non funziona in background. Utilizzare la modalità di region monitoring non sarebbe altrettanto producente, perché se vengo avvisato dopo 10 minuti che il mio portafoglio è stato portato via o l'ho perso o l'ho dimenticato, non ha esattamente una grandissima funzionalità. Quindi, per fare in modo che il telefono risparmi la batteria, diminuito la luminosità dello schermo fino al minimo possibile. Ok, adesso supponiamo che arrivi il mio ladro, che in realtà sono sempre io, e questo è attaccato al portafoglio. Lo prendo e lo lancio. Vediamo se... Vediamo invece quest'altra applicazione. Come dicevo prima, l'interesse è quella di attirare una persona di fronte a una potenziale vetrina. Quindi sostanzialmente adesso vado a prendere il beacon, che è dove l'ho lasciato, e quando passerò davanti accadrà una cosa.
e tu vieni vicino. Mi ha rilevato, ok, e mi fa vedere la faccia, me la riconosce e inoltre riconosce anche se io sto sorridendo, se ho gli occhi chiusi o se sono spalancate. Queste sono delle funzionalità abbastanza banali del framework che gestisce la parte delle detenzioni delle feature nelle immagini. Comunque bisogna avere un po' la faccia da pirla per riuscire a fare il sorriso e gli occhi spalancati. Evidentemente sono dei cavalli alla Apple per riconoscere un sorriso, però anche in questo caso funziona. Questa è un'idea che potrebbe essere utilizzata, non lo so, per una vetrina interattiva. Uno potrebbe avere dei cappellini da provare in testa. Come vedete, questo riquadro mi segue. Questo è un sample code della Apple che ho piazzato all'interno di questa applicazione, e quindi fare anche delle prove direttamente. Insomma, ci sono veramente tante cose che si possono fare. Un beacon non è esattamente una cosa che deve star ferma in un punto, ma può essere anche un dispositivo indossabile o posizionabile all'interno di un portafoglio. Quindi capite che veramente le potenzialità sono enormi. Inoltre, dispositivi come questo non solo trasmettono un segnale di beacon, ma consentono anche, posso anche tenerlo acceso, consentono anche di connettersi direttamente a questo dispositivo stesso. Al suo interno c'è un sensore di temperatura e un accelerometro. Al momento non ci sono le API disponibili per accedervi, però la Estimote, che fa questi dispositivi, dice che prossimamente li rilascerà. Secondo me il vero utilizzo sarà nel 2.0 di questi dispositivi, cioè quando ci si potrà connettere al loro interno e usufruire di funzionalità più avanzate. Veramente non c'è limite in questo senso. Per il momento sono dei dispositivi bellissimi, si possono fare tante cose, ma che hanno anche diverse restrizioni e possono portare diverse problematiche dal punto di vista di privacy e sicurezza. Ad esempio, a volte leggo che li voglio usare per i pagamenti, ma ci deve essere dietro tutta un'altra cosa. L'UDD, essendo un servizio pubblico e quindi disponibile a tutti, lo possono leggere. Si può tranquillamente clonare questo codice e far finta che sia un'altra persona a usarlo, oppure far finta che delocalizzare una zona in cui è installato in un'altra. Quindi ci sono veramente ancora diverse cose da esaminare. Io vi invito a leggere gli articoli che abbiamo scritto sul nostro sito, e per qualsiasi chiarimento potete contattarci all'email presente che c'è sul sito. Ciao a tutti, grazie.